Salve a tutti ragazzi, in questo nuovo video andremo a parlare di piante facili per acquario. In questa categoria, in questa classifica, è impossibile non mettere la Limnophylla sessiflora. Infatti si adatta ad ampi range di temperatura, dai 20 ai 28 gradi, un pH da 5,8 e un GH da 5 a 30. La luce richiesta è medio-alta e quindi cresce bene praticamente in qualsiasi condizione. La crescita è molto rapida, infatti si consiglia di mettere questa pianta soprattutto all'inizio di un allestimento di un acquario perché è una grande mangiatrice di nitriti e nitrati. È una pianta ottimale per la fitodepurazione dell'acquario, ovvero per la purificazione dell'acqua che dà una grande mano al filtro. Funge anche come riparo agli avannotti, ovvero ai piccoli fatti appunto dai nostri pesci. La CO2 è opzionale perché non è una pianta molto esigente e il fertilizzante liquido è molto meglio metterlo perché è una pianta che prende nutrimento dalla colonna d'acqua e per questo possiamo anche trascurare di mettere un fondo fertile perché la maggior parte dei nutrimenti li prende dall'acqua. La posizione ideale per questa pianta in un acquario sicuramente è la parte posteriore perché cresce tantissimo e crea anche sfondi suggestivi che possono riempire i vostri allestimenti. Allora, la prossima pianta è altrettanto conosciuta, è il Ceratopillum, chiamato anche Onwort, ed è molto conosciuta perché è una pianta immortale, perché la possiamo tenere in qualsiasi condizione, a qualsiasi temperatura, ci aiuta molto con i nitrati come la Limonofila sessiflora e cresce molto 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 di più. È una pianta galleggiante che però possiamo mettere anche interrata in un substrato o attaccata in una roccia, non ha praticamente bisogno di nulla e crescerà in qualsiasi condizione, infatti è anche una pianta infestante. È una pianta consigliata a tutti, soprattutto ai neofiti, cioè a coloro che sono nuovi nel mondo degli acquari e che si stanno affacciando a questo nuovo hobby. È una pianta che perdona tutti gli errori, infatti se mettiamo troppo ferro assumerà più ferro, se mettiamo più luce svilupperà carotenoidi e diventerà un po' più arancione. Se mettiamo troppo da mangiare assorbirà più nutrienti, quindi è quasi impossibile farla morire perché si adatterà a qualsiasi condizione. Allora, la prossima pianta che vi consiglio è la Microsorum theropus, chiamata anche felce di Java. È una pianta epifita, cioè che non deve essere interrata perché sennò le radici potrebbero marcire, ma va attaccata a tronchi o a rocce e può raggiungere grandi dimensioni, è molto ghiotta di ferro. E i valori dell'acqua sono molto ampi e sopporta anche temperature sui 20 gradi. E come potete vedere si può riprodurre tagliando il rizoma, basta che tagliate la pianta e l'attaccate su un'altra roccia e questa pianta diventerà una pianta madre da cui cresceranno più piante figlie. Non è molto esigente in fatto di luce, anzi va messa all'ombra, infatti con questa pianta è molto consigliato avere piante galleggianti che creano delle zone d'ombra in acquario. Allora, la prossima pianta di cui andremo a parlare è la Lemna minor, chiamata anche peste d'acqua per quanto è infestante. Infatti cresce praticamente in qualsiasi punto del mondo e a qualsiasi range di temperatura e di acqua. Infatti nei nostri acquari non scenderemo mai sotto i 15 gradi e soprattutto se li teniamo con un termoriscaldatore. Allora dobbiamo stare molto attenti perché questa pianta ha una velocità di riproduzione impressionante e in poche settimane può ricoprire un intero acquario. Quindi se la volete è ottima perché aiuterà moltissimo il filtro, perché appunto è una pianta che ha una fitodepurazione molto 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 importante, quindi purifica l'acqua e soprattutto fa ombra e riparo alle piante che devono essere protette dalla luce, come abbiamo visto prima la Microsorum theropus oppure delle Anubias, oltre ad essere un ottimo riparo per gli avannotti e molto gradita e betta per fare i nidi di bolle. Allora, adesso andiamo avanti con un'altra galleggiante, la Limnobium levigatum, chiamata anche frogbit, morso di rana appunto. Come potete vedere molte delle piante che vi sto consigliando sono galleggianti perché sono facili da gestire. L'unica cosa che vi posso dire è tenerle un po' più lontane dalla luce perché sennò si potrebbero bruciare. Anche la Limnobium levigatum, come tutte le altre galleggianti che abbiamo visto, sopporta grandi range di temperatura, aiuta moltissimo la depurazione dell'acquario, è una crescita velocissima, la difficoltà come potete vedere è facile, solo che gradisce una luce un po' più alta rispetto alle altre piante. Allora la prossima è la Cladophora aegagrofila, un nome un po' complicato ma sono conosciute in commercio con il nome di Marimo Moss, infatti sono queste palle di muschio che probabilmente avrete visto in qualche negozio di acquari, sono ottime perché fungono da filtro e sono amate dai gamberetti, dalle caridine, infatti amano pulirle
e non hanno bisogno praticamente di niente, si adattano a qualsiasi tipo di luce, però hanno una crescita lenta. Anche se mettete la CO2 che non serve praticamente a nulla, cresceranno sempre a un ritmo molto lento. Può essere posizionata ovunque ed è molto versatile, infatti potete spezzettarla per fare un pratino tenendola attaccata al fondo tramite le rocce, potete attaccarla con della colla a delle rocce oppure a dei tronchi per fare tipo degli alberi di muschio molto, molto belli, molto suggestivi, o può essere anche lasciata così in acquario e i vostri pesci e soprattutto i gamberetti la ameranno e passeranno la maggior parte del loro tempo a ripulirla. Allora andiamo avanti, la nostra prossima protagonista è l'Igrofila polisperma, una pianta molto conosciuta nel mondo degli acquari per appunto la sua bellezza, le sue grandi dimensioni che la fanno una pianta da terzo piano appunto, e quindi va messa nella parte posteriore dell'acquario. Ha bisogno di un'illuminazione da scarsa ad intensa, infatti si abitua a molti range di illuminazione, e molto meglio usare fertilizzanti. Con tutte le piante che vi ho consigliato, meglio usare fertilizzanti tutti in uno, così che non possano avere carenze di alcun tipo. E per le piante vi consiglio soprattutto di dosare il ferro e il potassio, che sono appunto vitali per ogni pianta. Allora, la prossima pianta è la Cryptocorin, che è la più piccina che abbiamo visto finora, infatti può essere messa anche in un primo o secondo piano. Sono piante molto carine perché creano questi cespuglietti che sono perfetti per spezzare un layout. Infatti, se davanti abbiamo un pratino e dietro abbiamo una pianta più grande, sono perfetti per spezzare e mettere in mezzo qualcosa che sia appunto un intermedio. Allora, la collocazione in acquario appunto è primo, secondo piano e vogliono acque praticamente dai 22 ai 28 gradi con GH da 6 a 8. La SHO2 è consigliata, però non è strettamente necessaria. Il fondo consigliato è fertile perché ha un apparato radicale molto molto importante, quindi questa pianta vi consiglio un fondo fertile. E per esperienza posso dirvi che cresce più rigogliosa, con luci un po' più intense e acque un po' più calde. Allora, la prossima opzione che posso darvi è la Vallisneria, è molto molto bella, ne esistono tantissime specie, è una pianta molto molto dura che io ho usato anche con i pesci rossi perché è molto molto adattabile, infatti può stare dai 16 ai 30 gradi con pH da 6 a 8 e GH da 7 a 30. Come potete vedere la velocità di crescita è rapida, infatti creerà delle grandissime foreste che andranno a riempire gli angoli dei vostri acquari. E il fondo fertile non è necessario perché come le altre piante prende più nutrimento dalla colonna d'acqua rispetto che dal fondo. Quello che vi posso consigliare però è fare un fondo bello alto perché ha delle radici molto molto importanti e diventa veramente maestosa, e molto meglio usare una ghiaia così che le radici si possano inserire bene e aderire al terreno. La CO2 è opzionale, e il flusso d'acqua vi consiglio di mettere un flusso d'acqua un po' potente perché è molto bello vedere le sue foglie che si piegano e che sono guidate dal flusso dell'acqua. Allora, l'ultima pianta che vi sento di consigliarvi è il muschio di Java, praticamente d'obbligo in una vasca con delle caridine che ameranno pulirlo e passeranno la maggior parte del tempo su questa pianta. Allora, ha bisogno di temperature dai 15 ai 30 gradi e si adatta a qualsiasi tipo di luce, però vi consiglio luci non troppo intense, infatti di coprirlo con magari piante galleggianti, e ha una crescita molto lenta e non ha bisogno di un particolare protocollo di fertilizzazione perché è spesso messo in acquari con caridine che sono molto sensibili ai prodotti appunto ai fertilizzanti. Può essere aggrappato con dello spago o della colla a rocce o legni e si può aggrappare anche a delle griglie per formare delle pareti di muschio dietro all'acquario che sono molto molto belle. Allora, spero di aver detto tutto e di non aver tralasciato nulla. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale e se ti va, metti un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Ti auguro una buona giornata.